Genipapo è questo frutto stranissimo con il quale gli indigeni facevano il colore blu per dipingersi il viso. È un colorante naturale ed è buonissimo, ha tantissimi benefici per la salute. Oggi vediamo come fare un colorante blu utilizzando il genipapo, che però deve essere verde, come questo qua. Quando è maturo diventa rugoso, guardate, bello rugoso e morbido. L'odore ricorda tantissimo la grappa, sembra un odore alcolico, è strano ma è proprio così. Questo qui per esempio è maturo e non va bene per fare il colorante, bisogna usarlo verde che è bello duro, vedete la differenza? È consigliato per le persone che soffrono di anemia e ha tantissimi benefici, dopo ve li lascio scritti. Genipapo si chiama. Per sbucciarlo utilizziamo un semplicissimo pellavadate, così. Adesso andremo a togliere l'estremità e lo tagliamo a metà. Ecco qua, questo è l'interno, vedete? È pieno di semi. E questa è la polpa che si mangia. Ora lo vado a tagliare a piccoli pezzettini e lo metto all'interno del bicchiere del frullatore. All'interno del frullatore con il frutto del genipapo e andremo a frullare per bene. E fin qui niente di spettacolare, come potete vedere ancora non è blu. Andremo a filtrare tutto quanto e poi con il calore del fuoco vedrete che assumerà un bel colore blu. Lo filtriamo all'interno di una pentola perché, come ho detto, va cotto. Questo invece è il frutto maturo che adesso vi faccio vedere com'è. Vedete, si sbuccia addirittura con le mani per quanto è morbido. Va sempre tagliato all'estremità, così. Poi si taglia a metà facilmente perché è morbido. Infatti, come potete vedere, è molto rugoso una volta maturo e viene utilizzato anche per fare dei buonissimi liquori e dei dolci. Si toglie in questo modo la polpa, si sbuccia semplicemente spellando così. Questo è un frutto molto antico dal Brasile, uno proprio nativo di qui. E questa è la parte che si mangia, questa polpa qui, che si mangia, che si usa per fare i dolci, i liquori. Il profumo è veramente fantastico, è molto molto intenso, sa di grappa. Che buono che è! Qui si usa dire che quando una donna ha tantissime rughe, ha la pelle appunto come il genipapo, perché come potete vedere è bella rugosa, quindi non è un complimento insomma. E questo è un frutto giustamente che lo faccio vedere più che altro per curiosità, perché credo sia impossibile trovarlo in Italia, però ci tenevo a farvi vedere perché il colore blu in natura è difficilissimo da trovare. E questa è la parte che si mangia. Qui ho la polpa già pulita, dopo la faccio assaggiare a Piero e vediamo cosa ne pensa, e qui il latte che abbiamo frullato. Ora lo vado a portare sul fuoco e ora deve avvenire la magia. Questo latte da bianco deve diventare blu dovuto a una reazione chimica che occorre con il calore. Vedrete che è fantastico, è proprio divertente. E guardate come pian piano il latte inizia a cambiare colore. No, que figata! Olha só como tá ficando azul! Uau! No ragazzi, che figata! Riuscite a vedere come sta diventando blu? È bellissimo, il telefonino non mi registra bene il colore, però è veramente bellissimo, è un blu grigiastro. Ora vado a spegnere
e lascio raffreddare. Poi prepareremo un buonissimo pane con il latte di Genipapo. Dentro una bacinella andremo a versare mezzo chilo di farina. Aggiungiamo mezza bustina di lievito per pane o pizza, lievito di birra, che sono una bustina di questi qua, sono 10 grammi, quindi 5 grammi. E versiamo all'interno il nostro frullato blu con il latte. Iniziamo ad impastare. Vi faccio vedere dopo perché purtroppo con una mano tengo il telefono e con l'altra impasto. A seconda dell'assorbimento della farina, se serve, aggiungiamo un goccino d'acqua. Io l'ho versata all'interno della pentola, così viene blu anche questa. Aggiungiamo anche un pizzico di sale e impastiamo. Il colore è meraviglioso, ragazzi. Cerco di fare così per farvi vedere un pochino, ma è difficile perché non ho il tripiede qui in Brasile per appoggiare il telefonino, quindi è appoggiato sopra una scatola d'avena. Iniziamo ad impastare. Riuscite a vedere che bel colore? Impasto bene e poi vi faccio vedere. Ecco qua, ragazzi, guardate che meraviglia di colore. Regolatevi un pochino ad occhio con l'acqua perché le farine non sono uguali e qui in Brasile sono un pochino diverse rispetto a quelle che si trovano in Italia. A questo punto, una volta che abbiamo finito di impastare, l'impasto deve rimanere un pochino appiccicoso. Mani blu, impasto blu, che meraviglia. Aggiungiamo un filo d'olio sulla ciotola, mettiamo all'interno il panetto, ungiamolo per bene da tutti i lati, così, copriamo e lo lasciamo riposare a temperatura ambiente per almeno 2 ore. Ecco qua l'impasto del pane. Adesso vado a fare delle pieghe, l'ho lasciato lievitare tutta la notte in frigo. Il trucco per non far appiccicare l'impasto è quello di bagnare o ungere le mani. Vediamo un po' se riesco a farvi vedere come fare le pieghe. Ecco qua. Faccio così, piego su se stesso a metà, piego anche dall'altra parte. Poi rigiro l'impasto e ripiego ancora un'altra volta in modo da formare un filoncino. Poi con le mani faccio la pirlatura. Tengo le mani un pochino inclinate in questa parte e ruoto così. Ora prendete una ciotola o il contenitore dove volete mettere il pane, aggiungete abbondante farina. Ripeto la piega un'altra volta, sempre con le mani bagnate, e lo metto all'interno della ciotola con la farina. Aggiungo un po' di farina anche sopra, copro e lascio lievitare. Circa 3 ore di lievitazione a temperatura ambiente, rovesciamo la pagnottina all'interno di uno stampo, così. Eccola qua. Ecco qua, ragazzi, il pane appena sfornato e la focaccia di cipolle. Ed ecco qua il pane pronto, guardate che bello che è venuto. Ora andremo a tagliarlo e vediamo se è rimasto blu all'interno. Wow!
super blu, un blu intenso, molto molto intenso. Guardate, cerco di portarlo alla luce che vi faccio vedere meglio il colore, perché qui è un po' buio e non si capisce bene, però è un blu intenso. Ecco qua ragazzi, qui con la luce esterna si vede meglio. Questo è il colore del pane, che bello, ed è morbidissimo, guardate, bellissimo. Questo è il pane che ho preparato con un frutto intero di genipapo e questo qui invece è preparato soltanto con mezzo frutto. Guardate la differenza del blu, sono entrambi bellissimi. Questo l'ha fatto la ragazza che lavora qui a casa di mia nonna e questo io. Un po' di burro salato, come piace a me, una tazza di caffè è pronto per essere gustato. Assaggiamolo? È buonissimo e sa proprio di pane. Il frutto non rilascia il suo sapore, solo il colore. Veramente super buono. Guardate l'interno, molto molto blu. Se riuscite a trovare questo frutto, cosa che non credo sia facile in Italia, fatelo perché è veramente fantastico, bellissimo e buonissimo. Piero, vem experimentar? É bom ou é ruim? É bom ou é ruim? Come? Genipapo. Genipapo. Onde você vai? Gostou? Como é? É gostoso ou é ruim? É esquisito. Oh! Genipapo! É bom ou é ruim? Vem pegar mais genipapo aqui, Piero, vem. Mas você gostou ou não gostou? Tá decidindo ainda, né?